Padre Pio ha condiviso molti messaggi di insegnamento e consigli con i suoi follower, ma lì erano alcune cose che credeva che non dovesse mai essere condiviso. Chiunque qui ha 5 di queste cose che Padre Pio raccomandava di attenersi. Se stessi. Una esperienza spirituale personale. Padre Pio credeva a quello spirituale. Esperienze e incontri con Dio erano profondamente personale e sacro da lui consigliato. I suoi seguaci non lo fanno. Condividere queste esperienze con chiunque. Ad eccezione del loro direttore spirituale o confessore che potesse aiutarli a discernere la loro autenticità e significato. Padre Pio credeva che condividerli le esperienze con gli altri potrebbero portare a orgoglio, vanità o confusione. 2. Conferenze. Padre Pio rispettava il privacy e fiducia degli altri e sollecitato. I suoi seguaci fanno lo stesso. Messo in guardia dal tradire il confidenze degli altri, se fossero personali o professional. Padre Pio credeva che una persona affidabile era una risorsa preziosa nella vita e la sua reputazione e il suo carattere dipendente dal mantenere la parola data e onorare i propri impegni. 3. Pensieri negativi o critiche. Padre Pio credeva fermamente nella potere del pensiero positivo e l'importanza di evitare pensieri negativi e atteggiamenti. Consigliò ai suoi seguaci di non indulgere in gossip, critica o negatività e invece di concentrarsi sul bene e sul bello nella vita. Padre Pio credeva che la negatività potesse farlo avvelenare l'anima e ostacolarla crescita spirituale. 4. Sofferenza o punizione. Padre Pio era noto per il suo rigore, penitenze e la sua disponibilità a soffrire per il bene della sua fede e del suo seguaci. Tuttavia ha consigliato ai suoi seguaci di non farlo vantarsi della propria sofferenza o penitenza, ma offrirli in silenzio e umiltà. Padre Pio credeva che la vera penitenza e il sacrificio non riguardava il guadagno, riconoscimento o applausi, ma circa purificare il cuore e avvicinarsi a Dio. 5. Ambizioni o progetti personali. Padre Pio esortava i suoi seguaci a non farlo perseguire ambizioni o progetti personali che non erano in linea con la volontà di Dio o i bisogni della comunità. Credeva che gli obiettivi egocentrici potrebbe portare a pride, envy o disillusione e la propria vita dovrebbe essere dedicato a servire Dio e altri. Padre Pio consigliava ai suoi seguaci di cercare la guida dello Spirito Santo nel consigli di saggi mentori prima di imbarcarsi su qualsiasi progetto o decisione importante. In conclusione, gli insegnamenti di Padre Pio e i consigli erano basati sulla sua profonda fede, saggezza ed esperienza dello spirituale vita. Credeva che alcune cose fossero intese da mantenere privato e sacro e così via. La vera crescita spirituale richiede umiltà, fiducia e obbedienza alla volontà di Dio. La sua eredità continua a ispirare milioni di persone, di cattolici e ricercatori in tutto il mondo che cercano di approfondire la loro rapporto con Dio e vivere di più vita significativa e propositiva.